C'è sempre qualcosa dietro e non sempre quello che ti aspetti. Cartagena si affaccia spavalda e accogliente sul Mar dei Caraibi. Per ora ci ha mostrato la sua facciata placida, colorata e ancorata alle tradizioni. Una città che fa ballare anche uno come me, che fa sorridere e affascina. Ma c'è un'altra Cartagena che guarda dall'alto il suo passato, che corre veloce e lascia indietro qualcuno. Questa seconda Cartagena oggi ci racconta una storia diversa che ci fa vergognare, riflettere e pensare. Questa città ci ha lasciato una dolce sensazione e ci ha fatto tornare bambini, ma ci ha anche regalato momenti amari che hanno fatto calare un'ombra sul suo splendore. Ci sono poche certezze nel mondo. Salute! Non me l'aspettavo, Angela! Sono poche certezze nel mondo, stavo dicendo. Una di quelle è Paolo con il suo caffettino, con il suo tintico la mattina. Caffettino preso qui in piazza. È dietro il bidone della spazzatura. C'è la signora. C'è la signora, siamo venuti a berlo stamattina qua nella piazza dell'orologio di Cartagena. È arrivata così dal nulla, non me la sentivo neanche. L'ha starnuto. Ho visto che c'è stato un attimo di panico. Assurdo, Nel video scorso abbiamo esplorato il centro storico di Cartagena. Adesso faccio una cosa, c'è Paolo che mi fa queste facce mentre faccio il video, mi fa le boccacce dietro. Comunque, se vi siete persi il video precedente, andate a dare un'occhiata perché ci sono un bel po' di sorprese colorate che ci ha riservato questa città. Adesso ci troviamo sulle mura, che sono proprio il perimetro esterno di tutto il centro storico, e oggi vogliamo andare a vedere l'altra faccia della città, quindi andiamo nella parte più moderna. Noi siamo anche arrivati, ma lì c'è una parte viola del cielo. Vediamo cosa succede. E intanto siamo sotto i grattacielazzi nella, diciamo, la piccola Dubai di Cartagena. Si balla anche qua a Boca Grande, ragazzi. Si chiama Boca Grande questo quartiere. Puoi fare il balletto com'è? Perfetto, mi sa che dobbiamo fare anche delle lezioni di danza qui in Colombia, oltre a tutto il resto. Questa è la spiaggia principale di Cartagena. Non so, ragazzi, che volete continuare a vedere il balletto, ma dobbiamo dire anche qualcosa di serio, magari. Sì, Boca Grande è un quartiere della città importante, sono tutti qua a fare il bagno. Devo dire la verità, il mare non è proprio il massimo e anche la spiaggia è bella scura. Questa è la zona moderna della città. Hanno iniziato a costruirla negli anni 50, prevalentemente investimenti stranieri che si sono interessati di questa zona, e questa è la zona dove ci sono gli hotel di lusso, i centri commerciali, quindi è indirizzata a un turismo che ha un livello un po' più alto e decide di stare appunto in questi, che sono dei palazzi che sono completamente diversi da quello che è il centro storico, prima di tutto per le altezze, perché sono altissimi, e questa è la prima differenza tra i due mondi, diciamo, quello storico e quello moderno. Fa strano, ragazzi, fa veramente strano, perché un quartiere come questo, con questi palazzoni, quello si chiama addirittura Dubai ed è dorato all'esterno. Questa cosa, questi posti ti sbattono in faccia una realtà che è fortissima in Colombia, e cioè la disuguaglianza sociale ai massimi livelli. Basta fare 200 metri per trovarsi in un quartiere super malfamato, dove la gente veramente fa fatica ad arrivare alla fine della giornata. A quartieri invece come questo, dove appunto chi ha molte possibilità riesce a vivere in un certo modo, e si vivono queste realtà totalmente opposte. C'è da dire che questa è una caratteristica di tutte le grandi città colombiane. Cartagena ha 1 milione di abitanti, quindi è sempre in crescita, sta continuando a crescere ed è la terza in ordine come meta turistica in Colombia. Facciamo un giretto nel nostro primo centro commerciale colombiano. Non c'è tantissima gente, è un freddo pazzesco. Siamo entrati nel circolo polare.
Ovviamente noi ci siamo subito fiondati nella parte dei ristoranti, ci sono tutte le catene, ma sono catene sconosciute a noi. Per esempio qua abbiamo Mr. Bono, il quale ha anche il Mr. Pastelito, il Mr. Dog, il Mr. Yucca, diversi Mister che comunque hanno prezzi molto bassi nonostante siano in questo contesto. E poi ci sono tutte le altre varie catene. Il mio preferito è il bendito burrito. Bendito burrito? Il bendito burrito. Ma la parte migliore sicuramente è questa: venire qua a sorseggiare un caffècito, mangiarsi qualche porcheria che si trova nei ristorantini con questa vista sulla zona moderna. Ma da qui si vede da questo lato anche il centro storico. No, all'ultimo piano ci sono anche gli alberi di Natale, negozio pieno di palle. Tu sai, questo è un negozio solo per tipo di Natale? Un po' in anticipo, devo dire la verità. Più che altro che è stranissimo perché su 40 gradi, poi umidissimo, Fa pensare al stranissimo. Natale fa strano. All'ultimo piano c'è anche il cinema e i prezzi dei biglietti li vediamo qua, sono 5 euro a testa o poco più in base all'orario. Un giorno eravamo dal panadero, arriva una signora con un bambino che dice: comprami mamma, voglio la Pony, ti prego, compramela! Così proprio, E allora- uguale, sembra lui. Il bambino con la mamma comprò questa bevanda, a noi completamente sconosciuta. Allora facciamo un paio di ricerche e vediamo che cosa è. Con questo cavallo che salta sulla, diciamo, Un pony, insomma. un pony sull'etichetta. Una specie di cavallino rampante della Ferrari, ma in versione bevanda a base di malta. Questa, ragazzi, è Malta. Malto! Malta. La malta, quella per fare i muri. Malta. Il malto. C'è dentro la malta. Il malto, cioè l'ingrediente più importante della birra, quindi è considerata la birra analcolica per bambini colombiani. I bambini ne vanno veramente pazzi, abbiamo avuto le prove sotto i nostri occhi. E quindi adesso finalmente assaggiamo questa bevanda. Sa di zuppa. Zuppa? Una zuppa, sembra una zuppa. Senti se non è zuppa. Ecco, ho perso anche No, non è zuppa, è tipo caramello e... caramello, una zuppa di caramello. Mazza, molto dolce, caramellosa. Non sento il malto o la malta. Forse è la malta? Credo. Ma È buona? Si fa bere? Non lo sai, non ti convince? sento un retrogusto dei tipo... Assaggia Angela, ti prego, assaggia. Tipo i biscotti per Plasmon. Senti se ti arriva il Plasmon dopo? Sì, un po' sì, è vero. Un po' biscottosa. È biscottosa. Vabbè, comunque questa è la bevanda, ragazzi. La È Pony. stranissima, sa anche un po' di caffè, sembra, no? C'è un po' di caffè, tutto analcolico, tutto naturale, dicono. C'è una cosa però che volevo far vedere, che è questa, perché su tutte le cose che tu compri ci sono questi enormi cartelli che sono grandissimi, dice in questo caso eccessi Zuccheri. di zuccheri, sono messi dal Ministero della Salute, ma la cosa è che lo mettono proprio su qualunque cosa, alcuni hanno addirittura 3 bolloni, zuccheri, coloranti, Sì, mettono tipo- tutti i bolloni sopra. Ci sono più bolloni che etichetta, però ragazzi mi è arrivata la seconda parte del... È una cosa piano. Arriva Miele! un pochino mielosa, caramellata. Caramellata mielosa. Caramello, Riprova caramello, Angela, sì. perché poi bisogna assaggiarla più volte. Cioè, continuare a berla finché non capisci più o meno che sapore ha, un sapore indefinito comunque, come nessuna bevanda che abbiamo bevuto prima. La cosa strana però che sta dicendo anche delle etichette è che tante volte tu compri, abbiamo visto, le scatole di cioccolatini per regalarle, ma le scatole di cioccolatini in realtà sopra hanno tutti questi bolli qua che cioè, rendono un proprio po' ti meno bloccano. romantica tutta la cosa. Cioè uno immagina, Triste. riceve un regalo, anche belli i cioccolatini, eccesso di zuccheri, eccesso di calorie, Eccesso di sodio, eccesso di- grassi e tu non ti- saturi, tutto. Vabbè, c'è niente, tutto. vabbè, lascio perdere. No, abbiamo ritrovato la nostra piantina preferita, quella timida, che la tocchi e si chiude. E questa qua la tocchi e si chiude, la tocchi e si chiude, la tocchi e si chiudono tutte. Poverina, guarda come si chiude tutta. È la Poi si piantina riapre, timida. poi si riapre. Posso dire che questa città ci sta mettendo alla prova sotto più punti di vista, non parlo solo del calore perché Bisogna fa bere tanto. caldissimo. Ma non C'è è quello quella il bella punto. umidità, però non è quello il punto, no, perché questa città ci ha mostrato tutto il suo lato più colorato, la cultura, questi palazzi bellissimi, la musica, le persone vestite tutte colorate,
però basta che guardi un attimo proprio sotto la superficie e ti rendi conto che tutto questo è il risultato di un periodo storico davvero molto buio, cioè quello della colonizzazione. Ieri abbiamo accennato al ruolo che ha avuto questa città all'interno dell'impero spagnolo. C'era un porto dove arrivavano le navi dall'Africa con a bordo gli schiavi che poi venivano ridistribuiti in tutto il Sud America. Non è stato solo questo però, perché questo si è accompagnato anche con la distruzione delle popolazioni indigene che vivevano in queste terre, e qui rientra una figura, un ruolo, quella che è chiamata l'indigena Catalina. A lei è dedicata una statua in una parte fuori dalle mura della città e un intero parco. È una figura un po' controversa, perché da un lato era vista come una figura di pacificazione, una persona che portava pace tra gli indigeni e gli spagnoli, dall'altro però è anche vista come una traditrice. Non si sa quale fosse il suo vero nome, ma è stata chiamata Catalina dagli spagnoli, che la rapirono quando era una bambina molto piccola, viveva in una tribù qui in Colombia, e la portarono a Santo Domingo, dove la fecero crescere come una vera e propria spagnola. Quindi le insegnarono la lingua, la fecero convertire al cristianesimo e la fecero crescere appunto con gli usi e costumi tipici della Spagna di allora. Quando Pedro de Heredia tornò qui per fondare la città, portò con sé Catalina e la utilizzò come interprete, perché lei parlava entrambe le lingue, quindi sia lo spagnolo che aveva imparato a Santo Domingo, sia la lingua indigena locale, e poteva fare da tramite tra questi due mondi. In alcuni casi il suo intervento fu molto utile e pacificatore, perché evitò che gli spagnoli utilizzassero troppa forza e violenza contro le popolazioni locali. In altri casi però venne vista come una traditrice del suo popolo, perché grazie a lei appunto gli spagnoli riuscirono a individuare queste popolazioni e poi in seguito a sterminarle. Quindi sì, è strano pensare che ci sia una statua dedicata a lei, e anche che il premio per il Festival del Cinema di Cartagena sia una statuetta con la sua immagine, ma questa in realtà è una delle pochissime statue che sono dedicate a un indigena locale, perché poi tutte le statue che si trovano all'interno delle mura sono dedicate ai colonizzatori. Nel 1500 diversi milioni di persone vivevano nel territorio oggi conosciuto come Colombia. Avevano una loro identità ben definita, una cultura variegata e una spiritualità profonda che li portava a venerare la terra su cui vivevano. Con l'arrivo degli spagnoli però la popolazione indigena subì una fortissima riduzione. Gli spagnoli infatti, oltre allo sfruttamento delle risorse del paese, portarono con sé massacri, schiavitù e malattie. La diminuzione della popolazione indigena in molte parti dell'America Latina fu infatti il risultato di una combinazione di fattori storici. Il primo fu lo sterminio diretto della popolazione, con violenze, guerre, massacri e pesantissimi lavori forzati. Il secondo fattore furono le malattie, portate dagli europei, per le quali le popolazioni indigene non avevano anticorpi. In alcune zone la popolazione indigena calò del 90% in pochi decenni, senza bisogno di armi. Un terzo fattore fu la mescolanza etnica e culturale. In molti paesi gli indigeni si mescolarono con europei e africani, sia volontariamente ma spesso per violenza. Molte persone persero o abbandonarono l'identità indigena, anche per evitare discriminazioni. In Colombia la mescolanza fu così ampia che oggi gran parte della popolazione ha origini indigene, ma non si identifica come tale. Ultimo punto, ma non meno importante, fu l'assimilazione culturale forzata. Le politiche coloniali hanno spesso cercato di, tra virgolette, civilizzare gli indigeni. Vennero vietate le lingue native, venne imposto il cristianesimo e vietate le pratiche spirituali originarie. Secondo il censimento colombiano del 2018, circa il 4,4% della popolazione totale si identifica come indigena. Sono presenti più di 100 gruppi etnici e si parlano oltre 60 lingue indigene. Queste popolazioni hanno territori riconosciuti dallo Stato, ma sono spesso minacciati da deforestazione, narcotraffico, gruppi armati illegali e sfruttamento minerario illegale. Allora ragazzi, qua c'è una storia simpatica. Ieri stavamo passando davanti al supermercato e c'era questo signore che ci ferma. Ci dice: mi chiamo Gabriel, sono il signor Gabriel, cambio euro-dollaro, ho dei prezzi allucinanti. Infatti ci ha detto che cambia l'euro a 4.008, che è un cambio veramente, ragazzi, tipo incredibile, molto più alto rispetto a quello attuale che c'è sul mercato, e anche tutti i baracchini del cambio. Ho detto però signore, io non ho i soldi in questo momento, dobbiamo andare in hotel domani, facciamo domani, mañana sì vabbè. Ho detto però ha voluto il nostro numero, alla fine gliel'ho dato, e stamattina ragazzi ci ha tartassato di chiamate. Il signor, tra l'altro, abbiamo scoperto, non si chiama Gabriel, si chiama Pedro, dice di chiamarsi Pedro. Ieri era Gabriel, oggi è diventato Pedro. Nome. Ma in realtà su WhatsApp si chiama Silfredo. Vabbè, 3 nomi. Questo è l'audio. Señor Pablo, buenos días, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Tenga un excelente día. Le está hablando con Pedro. Pedro. El señor del cambio de los euros. Si siempre
vamos a negociar los 200 euros para que me escriba o me mande un WhatsApp este numero. Era pronto a negoziare stamattina, adesso noi non ci siamo dimenticati ancora i soldi stamattina, quindi vabbè, niente, questa passa. Però è particolare sta cosa che per strada, proprio per strada, il signore che viene Che diciamo sembra un po' una cosa un po' losca. Sembra un po' losca. E credo che lo sia, perché fa un cambio più alto di quello della borsa. Quindi... Però hanno dei cambi veramente... Alla fine si potrebbe andare al negozietto e dire: scusi, il signore Pedro mi fa 4,8, tu quanto mi fai? Come funziona? Nella parte nord-est delle mura del centro storico c'è questo edificio enorme che non finisce mai, con tutti questi archi, che si chiama Bovedas. Questo ha avuto diverse funzioni. In origine l'hanno costruito resistente alle bombe perché doveva ospitare l'esercito che si trova proprio vicino alle mura e quindi serviva proprio da protezione qui all'ingresso della città. In seguito, durante gli anni, in particolare durante la guerra civile del XIX secolo, invece tutte queste sono diventate delle prigioni. Poi le hanno utilizzate per produrre dei liquori all'interno di queste celle e adesso invece sono tutte delle attività di souvenir, quindi vendono souvenir in tutte queste zone. Si può vedere com'era all'interno con quei bei muri belli spessi. Il ragazzo che ci ha venduto 2 braccialetti, io ho preso questo di Cartagena, very nice, anche da quello della Colombia, molto simpatico, ci ha raccontato tutta la storia, ci ha fatto un po' da guida del posto. Adesso siamo sul tetto della ex prigione e qua si vedono proprio le mura della città, e qua una volta, ci ha detto, c'era il mare e poi si può vedere perché è stato tutto spianato da uno dei presidenti della Colombia, quindi qui era tutta acqua e infatti questo è il vecchio porto di Cartagena. Per scendere adesso c'è anche questo tunnel oscuro che una volta era la via di comunicazione dal porto al centro della città, cioè proprio la porta di accesso, e adesso invece è un bel luogo dove prendere un po' di fresco e scendere. Gracias. Paisa, el cartagenero se les dice costeño. Costeño. El de Cali, caleño. Caleño. Y paisa de Medellín. Paisa de Medellín. Ah, eso yo sé. Medellín. Ah, ok, gracias. Ciao. Come ti chiami? Calisto. Calisto, ciao. Ragazzi, Calisto ha detto che sono un perfetto colombiano, attenzione, perché sembro uno di Medellín, che vengono chiamati paisà, quindi mi piace, non so se è un complimento, ma non lo voglio sapere. Invece Angela ha detto che è europea al 100%. Non c'è dubbio proprio. Non c'è dubbio. Per quale motivo. Chissà. Comunque da quando siamo in Colombia ci hanno scambiato per argentini, e ci sta perché ci sono un sacco di discendenti di italiani che vivono in Argentina, uruguaiani e paraguaiani, di tutto. Oggi siamo venuti a mangiare in uno di quei posticini veri colombiani, veri belli come si deve, e ragazzi qua si condivide tutto quanto. Infatti siamo col signor a questo tavolo e abbiamo preso il nostro menù. Questo è il posticino, proprio carino, bello. Tavoli di plastica, sedie di plastica, perfetto. Come si deve. Allora, oggi siamo riusciti nell'intento difficilissimo di non mangiare né pollo né carne. Abbiamo preso la zuppa, che in questo caso è fatta con il pesce. Devo dire, ce ne siamo già mangiati un bel po', è una bella ciotolona, è molto buona, c'è anche un po' di cocco dentro, quindi veramente buona. E poi abbiamo il piatto stavolta con l'uovo, i fagioli, l'insalatina di... come si chiamano? Barbabietole. Barbabietole. E poi il platano fritto, come da tradizione. E anche oggi gran magnata, piatto pulito perfettamente. Angela sta facendo fatica invece. Sto soffrendo. È difficoltà. Per mangiare siamo tornati nel quartiere di Getsemani, che è quello con le bandierine tutte nella via qui sopra. In questa via ci sono diversi ristoranti, noi abbiamo scelto questo che si chiama Coroncoro, che è qui dal 1985 ed è raccomandatissimo perché ci è piaciuto un sacco. Raccomandato numero 1, carrera 10 entre la 31 e la 32. Sì. Sembri la pubblicità che fanno sull'autobus, la radio, quella che dice panaderia, che è il ristorante. Sto uscendo dall'Indiana. Infatti col pollicione davanti, così.
Ci siamo catapultati in questo mondo floreale, guardate quanti fiori qua attorno, tutti fiori finti sui colori del rosa, ci sono anche dei neon fucsia con delle scritte motivazionali. Mamma mia che fiorellata tutto intorno, ma dove siamo finiti? Siamo semplicemente entrati in una di quelle case coloniali che ci sono nel centro storico di Cartagena, perché inaspettatamente appena tu entri ti ritrovi anche in queste realtà così diverse. Qui ad esempio vendono gioielli, è una specie di bottega negozietto, gioielli, vestiti, ma dove sarà finito Paolo? Questa è una bellissima domanda, me lo sto chiedendo anch'io, ma credo che sia sul divano. Ecco, ma che scena, circondato da queste luci rosa. KO, ti stai sciogliendo qua, ti lascio qua sul divano floreale così. Attenzione perché qui porta fortuna a toccare le beltà della signora Gertrudis. Ah, ecco la mini Gertrudis, grazie. Questa è una statua di Botero che c'è in una delle piazze più importanti della città di Cartagena. Ancora c'era sfuggita in questi giorni qui e quindi porta fortuna sia a toccare il davanti che toccare il dietro. Come vedete infatti il colore è diverso su questa statua molto famosa e quindi anche noi cerchiamo un po' di fortuna. Adesso anche Angela deve toccare perché l'ho detto, allora, se io tocco e poi sono fortunato io e poi tu non tocchi, no, non va bene, dobbiamo avere lo stesso livello di fortuna. Tutto quanto Angela, molto bene, brava, brava, bella calda tra l'altro col sole, vedi tutti passano qui a toccare. Via, tocca tutto, brava. Anche i piedi, dai, tocchiamo anche i piedi, che non si vede che sono toccati anche questi. Non si sa mai, noi che camminiamo. Una delle cose che succedono spesso nelle città, qui Cartagena non è da meno, ma anche tutte le altre città, mentre tu cammini puoi essere accerchiato da dei rapper che hanno la cassa e che ti fanno così dei beat al momento, lì bam bam bam, le rime, sì, così. Dicono, guarda che turista, tutte le rime. Fanno le rime, sì. Il signore si sta preparando il raspao. Raspao típico de aquí de Cartagena. Buena. De Cartagena para el mundo. Tengo sabores de cola, de limón, de tamarindo, maracuyá. Hay maracumango, hay de corroso, hay de chicle. De todo. Eccola qua fatta al momento. Facciamo al maracuja. Pura fruta. Che ricco. Pure il latte condensato. Com'è la granita colombiana? Potentissima, signore Juan, molto simpatica, molto simpatico, ma sono bellissimi sti banchettini con 3 ruote che girano per la città. Così con la bicicletta lui si sposta da una piazza all'altra della città, anche questa piazza merita davvero. Qua sotto c'è un sacco di gente che si è fermata a giocare con i piccioni, non berlo tutto perché lo voglio provare anch'io, è buono. Anche là, ce n'è tantissimo, guarda qua. Domanda trabocchetto, meglio il raspao o la granita siciliana? Angela, ma ti devo rispondere. Vabbè, signore è simpatico, dai. È arrivato questo ragazzo e ci ha detto: va bene se vi faccio provare un dolce che sta facendo qui. Allora dobbiamo fare praticamente, Paolo deve fare la pubblicità di questo dolce che questo ragazzo sta vendendo qui a Cartagena. Vedi, guarda, è la crema con... Estamos probando las mejores fresas con crema de Cartagena. La mejor. Italia. Italia. Sì. Dolcelo, il nome è italiano. Dolcello, sì, è italiano. Crema, fresas y arequipe. Vamos. Va a finire che ci teniamo pure questo adesso. Ma devo dire che è buonissimo, posso dirtelo. È con la crema. Una bella porcata con le fragole, la crema e il dulce de leche sopra. E l'oreo sopra. È buono, eh? Ammazza. Adesso dobbiamo finire il raspao e mangiare questo. Abbiamo cenato. Questa cosa ci capita spesso qui in Colombia, mi rendo conto. Ci fermano, ci fanno il video per provare le cose, per parlare di qualcosa. Interviste, noi siamo sempre un po' così, dicevo cosa dico? Cioè ti colgono sempre così impreparato, aiuto, cosa gli dico adesso? 3 parole per descrivere questo dolce. Ricco, 3 parole. Muy ricco. Cartagena è patrimonio dell'UNESCO, non tanto per la fresa con crema, anche se
non era niente male. E anche il raspao del signore, per la sua simpatia io lo farei entrare tra le motivazioni, però non sono questi. Comunque il fatto che sia patrimonio dell'UNESCO ha fatto sì che tutti i palazzi avessero più o meno gli stessi colori. I colori più ricorrenti sono il color terra, il color senape, come questo palazzo alle mie spalle, il bianco, il rosa. Quindi si vedono tutti questi colori che sono tipici di tutte le città coloniali che ci sono soprattutto nel Caribe. Questa era una caratteristica degli spagnoli: quando costruivano le città cercavano di dargli appunto del colore, e utilizzando i materiali che erano disponibili proprio in questa zona venivano alla fine questi colori, quindi tutti molto simili. Queste sono le urla di Paolo nella doccia ghiacciata dopo che ci siamo fatti tutta la scaldata per arrivare fino a qui. Vai che abbassi la temperatura! Ragazzi, sono semplicemente fuori dalla porta della nostra stanza. Ci sono i ragazzi della casa di fronte che hanno questa mega cassa e sparano musica. Posso dire una cosa? Poteva andarci peggio. Io non disprezzo neanche il genere musicale che ascoltano, devo dire. Perché non poteva andarci meglio invece, Angela? Cioè, cosa volevi? Gesù, ma non smettono mai. Fino a mezzanotte almeno, in queste sere sono andati avanti sempre fino a Ma i mezzanotte. colombiani cosa c'hanno? Hanno proprio la musica nel sangue, per loro è normale tutto questo bel bordello. C'hanno il motore ibrido che continua a caricare la batteria, cioè non si fermano proprio mai. Comunque vabbè, noi siamo tristissimi invece, Tristezza, lasciamo perdere. guarda. Veramente, lasciamo perdere perché altro L'avocado che... schiacciato così Però stasera. c'è un bel cremino, come al solito, Ma guacamole perché ti stai tristissimo. sfogando su di lui, di la Sì, verità. infatti, guarda cosa è uscito. Per questa musica di sottofondo ti Noi siamo un sfoghi po' sulla... tristi perché oggi abbiamo fatto il solito pranzetto, quello buono della signora. Più si è aggiunto tutto il dolce, Tutto l'hai il dolce. presa, sei tutto qua. Quindi stasera mi sembra il minimo. Comunque ci stiamo un po', diciamo, ci fissiamo su una roba ed è sempre quella. No, più che altro che è comodo perché prendi un avocadino piccolino e ci fai un sacco di cose. Vabbè, detto questo, Balliamo? sotto questo cielo di mutande stese ad asciugare, noi da qui ragazzi vi salutiamo. Tra l'altro questo filo sta venendo con noi dal Biagino 2021, 4 anni. Di giri, Ha fatto mezzo giro del mondo questo filo blu, e la musica tra l'altro l'hanno spenta. Sì. È incredibile. C'è un bel Bellissimo, silenzio, quindi bellissimo. si dorme bene. Oh. Va bene ragazzi, noi da qui vi salutiamo, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subitissimissimo al canale dopo lo sbadiglio che deve fare Paolo, perché si sa, gli sbagli sono contagiosi. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima ragazzi! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado.